Voglio sentire il tuo parere su quello che sta accadendo anche al partito di Renzi, non soltanto al partito di governo, se davvero succede quello che appunto preconizza Beppe Grillo. Sentiamolo, l'ha intervistato Luca Rosini. La crisi sono loro, punto. Devono andare via. Tutti, destra, sinistra, centro, sopra e sotto. Bisogna che i ragazzi di questa generazione dai 18 ai 35 anni si incazzino. Stanno pagando contributi di pensioni per questi qui che vanno in pensione a 20, 30, 10, 15 mila euro al mese. Bisogna che si comincino a incazzare dove hai una laurea, non la butti nel cesso, i mutui, le case, un futuro. Gliele abbiamo tolte queste cose qua. Adesso bisogna incidere sulle pensioni. Non può un ragazzo pagare la pensione a gente che va dopo 2 legislature in pensione con 10.000 euro al mese e lui non la prenderà mai. Questa è una rivoluzione, questa è una rivoluzione generazionale. Siamo falliti noi, ma è fallita l'Europa, sta fallendo la Germania dal punto di vista del principio dell'euro, della solidarietà, della filosofia, della cultura europea. È solo una valuta e sono solo banche, e adesso si stanno preparando. In Italia chi? Gli ex banchieri, i banchieri fanno, oppure Monti, presidente della Bocconi, che va in televisione a dire c'è il debito. Ma dove sei stato per 5 anni? Su Saturno, dove cazzo sei? Presidente della più grande facoltà di economia dell'Italia, c'è il debito, ha detto. Bisogna adesso... Qui la rivoluzione non la fa la magistratura o i banchieri, la fanno i cittadini. Però è molto che lo dici, in realtà questo non si è mai verificato ancora. È molto, sono 2 anni. Non mi spiegare. Vabbè, 2 anni. C'è gente che ripete la stessa cosa da 40. Per esempio... se mi dici, ragazzi, io adesso quando, non so, gli ospedali non potranno più pagare alle case farmaceutiche i farmaci salvavita negli ospedali, chiudono. Quando le scuole non potranno più permettersi, li privatizza. Stiamo andando verso questo sogno della scomparsa del welfare, che è la più grande coglionata del mondo, perché il welfare è un linguaggio. Cioè noi siamo abituati siamo nati con la scuola pubblica, la sanità pubblica, ci sembra normale, ma sono lotte di 100 anni dei nostri nonni. Non te li puoi far portare via da questi coglioni a debito che fanno il project financing, che fanno delle congetture dell'economia senza una lira. La politica è semplice. 2 righe. Se c'hai i soldi fai questo, se non ce l'hai non lo fai. È semplice. Ma i soldi non ci sono più adesso, e quindi non fai più niente. I soldi ci sono. Allora, cominciamo a prendere 1 miliardo di euro di rimborsi elettorali ai partiti, 1 miliardo di euro. Cominciamo a prendere un altro miliardo di euro ai finanziamento al tuo giornale, non so di che giornale, all'editoria, 1 miliardo di euro. Sono 2 miliardi perché non ci sono. Invece troviamo i soldi a debito per la TAV, per il ponte, per queste strutture che non servono a niente. Prendiamo i soldi della TAV e li investiamo in cultura, nella scuola, nell'università e nella ricerca. 22 miliardi, li hanno trovati per fare un cazzo di buco che non serve a nessuno. Non ci sono i soldi, qui devono andare via. Qui è finita un'epoca, è quella del debito, cioè il debito del mondo, non nostro. L'economia sul debito, sul nulla, è finita. Belpietro, cosa sta succedendo? Berlusconi in grande difficoltà, ma il concetto stesso di leadership che sembra in grande difficoltà nel nostro paese, cioè come se gli italiani non credessero proprio più nel concetto di leadership. Bossi è in difficoltà, per la prima volta quest'estate è dovuto andare via prima rischiando contestazioni, lo dicevo prima, anche Matteo Renzi che si è presentato come l'uomo contro l'establishment inizia a soffrire, no, per l'insofferenza dei cittadini italiani, e Grillo avanza.